Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi faremo un altro podcast molto importante, Magia Pratica 7, in cui parleremo della malattia e del vero ruolo della malattia. A cosa serve la malattia? Perché esiste la malattia? La causa di ogni malattia. E quello che vi voglio raccontare in questo podcast servirà a farvi avere un approccio ancora più onnicomprensivo delle cose e anche intuizioni in merito a ciò che andremo a dire. Sapete che ho iniziato i miei studi di naturopatia mossa dalla fervente voglia di conoscere una verità, la verità oltre a quello che mi avevano insegnato, la verità oltre a tutto ciò a cui ero stata indottrinata, no? E la paura della morte, le varie sintomatologie e patologie che ho avuto sin dall'infanzia, una ricerca spasmodica della verità. E quindi oggi rispetto a questo argomento io voglio proprio iniziare a leggervi un passo del mio primo libro, Il risveglio della coscienza, che è la tesi in naturopatia, di cui vi ho già accennato, tante di voi ce l'hanno, già l'hanno letto e hanno trovato tantissimi spunti di riflessione e intuizioni. Ecco, quel mio primo libro, scritto nel 2019, avevo una certa conoscenza all'epoca. Poi la mia conoscenza, i miei studi ovviamente non si sono fermati, perché la conoscenza è qualcosa di vivo, cresce, si espande, non c'è limite alla conoscenza dell'uomo. Quello che ci rimane da conoscere su questa terra è il divino. Come vi dico sempre, il divino è ciò che ci resta da conoscere, l'invisibile, la fede, i valori femminili, che sono l'oscurità, l'ombra, la morte stessa, il vero significato, l'anima, per comprendere tutto. Quello che ci resta da conoscere è l'anima. Viviamo in un sistema iperrazionale, completamente dirottato su un aspetto della polarità dell'esistenza, e di conseguenza l'anima è qualcosa che è l'oscuro, no? L'oscurità, l'invisibile, è qualcosa che viene relegato nell'ombra, si ha paura dell'anima, e quindi poi tutta una botta arriva proprio l'oscurità, l'anima di cui non ci si è fatti capaci durante il corso della nostra esistenza. Quindi arrivano tutte le bombe che ci sorprendono, e quella è l'ignoranza, no? L'ignoranza delle cose, il non conoscere cos'è l'anima, il karma. Abbiamo lungamente parlato del karma nel video Magia Pratica 6, karma negativo, karma positivo. E quindi vi stavo dicendo che dal 2019 in poi la mia conoscenza si espande fino ad arrivare all'approccio junghiano, e poi di James Hillman, e poi di Selene Calloni Williams, l'allieva di James Hillman, per avere proprio una visione straordinaria e onnicomprensiva del tutto. Questa visione è una visione immaginale, perché la nostra anima immagina tutto. Tutto quello che viviamo sono creazioni dell'anima, sono immagini dell'anima, tutto quello che viviamo quotidianamente sono immagini dell'anima. È come nel mito di Amore e Psiche. Il mito di Amore e Psiche ne abbiamo lungamente parlato, è proprio la discesa, la caduta dell'uomo, no, sulla terra, e la ricerca della salvezza, della libertà, di amore, la ricerca dell'anima. E quindi l'anima ci proietta tutte delle immagini funzionali a ritrovare amore, cioè funzionali a ritrovare l'unità. E il gioco dell'essere umano sta proprio nella fede nell'invisibile. È il momento storico in cui la più grande
attitudine, se si può chiamare così, è proprio quella della fede. Che poi la fede ce l'hai già, perché tu già sei un atto di fede essendoti incarnato qui. Quindi è riscoprire quella fede. E per riscoprire quella fede possiamo dire, come vi ho detto in un altro podcast, serve il coraggio, lo stesso coraggio di Perseo che scende nelle sue profondità, nelle profondità di Ade, che poi è proprio subconscio, per avere quegli strumenti che gli permettono di essere leggero e di tagliare la testa a Medusa. Quindi fede e coraggio sono le armi spirituali dell'uomo che si trova in questo momento di passaggio epocale tra una mente che divide e una mente che trascende, chiamato anche Kali Yuga, ossia il momento più oscuro dell'umanità, dove si esclude completamente la parte invisibile. E allora fede e coraggio in quello che non si vede, perché ciò che ci resta da conoscere è il divino, che è invisibile. Questo è un momento storico in cui ci troviamo al terzo grado di manifestazione della coscienza divina, che è proprio l'uomo con la mente. Ci troviamo in questo terzo grado e ci stiamo spostando al quarto grado, che è la creazione dell'uomo trascendente, ossia dell'uomo che trascende la mente duale che divide e separa. Quali sono i presupposti di questa mente duale che divide e separa? Che vede tutto distinto e separato. E quindi è la separazione che porta in essere il dolore. E quindi noi, facendo esperienza del dolore fino all'estremo, in questo momento storico, in questa era della creazione della coscienza divina, con l'uomo e con la mente razionale che divide e separa, noi ci facciamo portavoci, testimoni dell'esperienza del dolore, cioè della separazione. Quello a cui stiamo tendendo è l'uomo nuovo, il superuomo, come direbbe Nietzsche, cioè l'uomo trascendente, l'uomo che trascende la mente, l'uomo che è al di sopra del giudizio, del bene e del male, giusto o sbagliato, è al di sopra della polarità. Quindi il concetto di malattia è qualcosa che viene visto dall'uomo razionale, con la mente razionale, come qualcosa di negativo, di sbagliato. Proprio perché giusto o sbagliato, meglio o peggio, proprio perché c'è dolore e quindi la mente razionale giudica negativo tutto ciò che è dolore. Ma il dolore è la chiave di volta dell'essere umano per arrivare alla trascendenza. Non c'è evoluzione senza dolore in questo momento storico per l'umanità, non ci può essere, fino a che l'uomo non trascende il dolore, ossia non vede il dolore come qualcosa di buono. Allora, quello che scrivo nel mio primo libro Risveglio della coscienza, al capitolo 1, un punto di vista inatteso, la malattia come messaggio dell'anima, racconto proprio questo. Tutto ciò che esiste è espressione di un'idea. Come diceva Platone, le idee e gli dei hanno la stessa radice etimologica. Eidola, aeidola, significa idea e significa dei, le forze della natura. Ecco, tutto ha origine da un'idea, cioè una mente divina, un Dio che materializza e dona lo spirito della vita. Quindi tutto ciò che è visibile è espressione dell'invisibile. Il nostro corpo è un insieme di organi e tessuti, le cui funzionalità sono dovute a due istanze immateriali che vengono chiamate anima e spirito. Tutto ciò che avviene nel corpo di un essere vivente è espressione di una specifica informazione, ossia di un'idea, di un Dio, che attraverso il corpo si condensa e si manifesta attraverso le funzionalità dell'organismo umano. Ogni essere umano è un sistema energetico integrato, immerso all'interno di un sistema energetico ancora più vasto. Quando ogni funzionalità umana si sviluppa in modo armonico, da definirsi un tutt'uno con il campo più vasto, si definisce stato di salute. Quando invece talune funzionalità vengono alterate,
Interrompendo l'informazione armonica, definiamo la malattia. Quando l'uomo non segue la propria naturale propensione ed è costretto a ripiegare su qualcosa che è altro da sé, ossia quando l'uomo non segue la sua natura e rimane vittima e condizionato da una morale comune, allora la propria anima si ribella e inizia a manifestare il proprio dissenso attraverso gli squilibri relativi. Lo squilibrio energetico può manifestarsi attraverso una serie di fattori, come ad esempio emozioni disturbanti, fonti di stress che colpiscono il corpo, agenti esterni, forze karmiche ereditate. Tutto questo deficita notevolmente l'energia del corpo, che non consente più a quei processi biochimici e ormonali che permettono di essere in armonia e in salute. Questo porta inevitabilmente all'infiammazione, che può sfociare in una vera e propria patologia. La disarmonia rappresenta sempre un'informazione che l'anima trasmette al corpo dal piano delle idee a quello materiale, atta a manifestare uno squilibrio sul piano mentale che l'uomo necessita di vivere sul piano fisico per integrare un aspetto di sé che è rimasto relegato nell'ombra, ossia una parte di se stesso che rifiuta di vedere. Perché rifiutiamo di vedere quello che c'è nella nostra ombra? Perché ne abbiamo paura? Abbiamo paura di vedere la nostra natura selvaggia, il tanto amato Dio Pan, come vi insegno negli altri podcast di magia pratica. Abbiamo paura dei nostri istinti repressi, perché siamo vittime di un condizionamento, di uno stereotipo sociale che ben si discosta dall'archetipo invece, che è la natura dominante che è dell'uomo, no? E ogni uomo è a sé. E quindi abbiamo paura di questa natura selvaggia che più è ostruita, più si ha paura di questo Dio Pan, che, come diceva James Hillman, questo Dio Pan, il Dio degli istinti, va resuscitato, è l'unico Dio che è morto. E come vi ho insegnato già in altri podcast, il Dio non può morire. Muore quando l'uomo non lo considera più, quando sparisce dall'immaginario collettivo. Ma noi in questa società dobbiamo resuscitare il Dio Pan, gli istinti, ossia il coraggio di determinare la nostra natura. Nel mio libro continuo dicendo che la debolezza immunitaria che possiamo riscontrare in certi momenti della nostra vita non è, come spesso ci hanno insegnato, cioè la responsabile delle patologie, ma è un latore di informazione dell'anima. Cioè, quando siamo deboli, questo non è il responsabile della patologia, ma è un canale di informazione dell'anima. L'anima ci sta comunicando qualcosa. Quando siamo più deboli siamo automaticamente più predisposti allo stress, andando incontro alla manifestazione di quel sintomo attraverso cui l'anima vuole comunicarci il suo messaggio. La malattia, quindi, non è altro che un programma volto al riconoscimento degli aspetti latenti nell'uomo e che si manifestano sul piano fisico con il sintomo o la patologia. La causa del sintomo, quindi, è ben altro dal ricercarsi nei processi funzionali umani, ma è qualcosa di più profondo, espressione di una realtà immateriale, cioè di una realtà che non si vede. I processi funzionali sono al servizio dello spirito, dell'anima che ne detta le dinamiche. Il corpo non è mai malato o sano, perché in lui si esprimono semplicemente le informazioni della coscienza. Il corpo non fa niente di sua iniziativa, cosa di cui ci si può facilmente convincere osservando un cadavere. Cioè, un cadavere non fa niente di sua iniziativa, un corpo senza coscienza. Quindi il sintomo è espressione visibile di un processo invisibile. Il sintomo attira l'attenzione su di sé e inevitabilmente spezza la continuità della vita, costringendo la persona ad osservarlo e ad occuparsi di lui. Il sintomo mette in luce un aspetto ancora in ombra nell'uomo. I sintomi sono tanti, però sono tutti espressione del medesimo evento, quello che noi chiamiamo malattia, e si verifica sempre nella coscienza di una persona. Come un corpo senza coscienza non può vivere,
Allo stesso modo, senza coscienza non può ammalarsi, mi spiego? Cioè un corpo senza coscienza, senza l'anima, non può vivere. E allo stesso modo un corpo senza anima non può ammalarsi. Quindi la malattia è espressione di una disarmonia in atto. Quando l'uomo non prende coscienza degli aspetti di sé in modo consapevole, attraverso quindi un'accettazione cosciente di talune peculiarità, rifiuta di integrare ciò che gli fa più paura. La malattia interviene per fare in modo che egli viva l'esperienza di quell'aspetto attraverso il dolore, in modo tale che la sua anima possa comunque portare a compimento gli stadi evolutivi prefissati, meglio designati come destino, che poi sono le tappe evolutive che l'anima si è prefissa di sviluppare in una data incarnazione. Tutti i sintomi costringono a modificare il comportamento. Queste modificazioni sono divisibili in due gruppi. Da un lato i sintomi ci impediscono di fare cose che avremmo fatto volentieri, dall'altro ci costringono a farne altre che non vorremmo fare. Per esempio, un'influenza ci impedisce di andare a un ricevimento e ci costringe a restare a letto. Una gamba rotta ci impedisce di fare dello sport e ci costringe alla tranquillità. Questi cambiamenti del comportamento fanno capire molto bene le intenzioni del sintomo. Una modificazione forzata del comportamento è una correzione forzata e dovrebbe quindi essere presa seriamente. Quindi il sintomo ci porta a modificare forzatamente il nostro comportamento e a correggerlo. Il malato tende ad opporsi a questi cambiamenti e in genere cerca con tutti i mezzi di riequilibrare la situazione per poter riprendere il ritmo abituale di vita. Per questo riteniamo importante che per una volta ci si lasci veramente coinvolgere da questi atti che disturbano. Quello che vi dico sempre, lasciatevi pervadere dal Dio che è arrivato determinando un sintomo, una patologia, una causa, una situazione psichica di forte stress quello è un Dio. Quindi, anziché ritornare come stavi prima, vuole farti cambiare atteggiamento su qualcosa. Inglobarlo tutto è la sola strada di risoluzione. E invece cosa fa l'approccio moderno? Non sentire il dolore, anestetizza questa sensazione, sentilo meno, sentilo meno, sentilo meno. È una società incentrata sull'annichilimento del potere. Annichilimento del potere spirituale, nel sentire meno, ma è il solo passaggio possibile allo stato trascendente, quello di sentirlo tutto. Come si fa a essere all'altezza di un Dio se non senti tutto il suo potere? Cioè il senso è non distrarti, stai lì quando arriva il Dio, il sintomo, stai lì, non distrarti, e questo è il senso. Un sintomo, continua a scrivere sul libro, corregge sempre soltanto atteggiamenti unilaterali. Un superattivo viene costretto a starsene tranquillo, l'agitato viene impedito nei suoi movimenti, il patito della vita di società resta isolato, eccetera, eccetera. Il sintomo quindi mette in luce il polo non vissuto. A questo noi dovremmo fare attenzione e rinunciare volontariamente a quanto ci viene tolto, accettando l'imposizione. Siccome il sintomo è un Dio, una dea, come vi dico sempre, Dio o ti accompagna o ti trascina. Non puoi vincere contro un Dio. Quindi ti viene intimato un comportamento, un atteggiamento e bisogna darsi a questo sintomo. Darsi al sintomo significa darsi al Dio, arrendersi, smettere di voler avere la situazione sotto controllo. Il controllo e il potere sono ciò che ha determinato la società attuale, quel dolore di cui vi parlavo all'inizio di questo video, ossia della mente razionale che divide e separa.
La mente razionale ha 3 postulati fondamentali di prevedibilità, controllabilità e misurabilità. Così anche la malattia vista sotto questo punto di vista, noi vogliamo sempre controllare, avere il potere sulla malattia. Ma la malattia è un Dio, è un sintomo, non puoi avere il potere su un Dio, ma puoi darti adesso alleandoti adesso. Questo allearsi al Dio è lo scopo principale dell'anima sulla terra, ossia quello di sciogliere le sue paure, i suoi attaccamenti e le sue resistenze che la separano da amore, che la separano dal tutto, dall'uno tutto. E questo, soltanto questo, determina la vera acquisizione del potere spirituale. Più ti dai, più ti alleggerisci, più dai questo potere agli dei, più ti alleggerisci, più inizi a prendere forza, vigore, perché ti alleggerisci dalla pesantezza del luogo comune che determina una persona nel tenersi stretta alle sue certezze, alle sue norme, a quello che le hanno insegnato, cioè la persona inizia a sentirsi più leggera sciogliendo le proprie paure, gli attaccamenti e le resistenze, quindi determina anche il vigore, la forza fisica, la forza psichica, ci si alleggerisce, acquisendo sempre di più il vero potere spirituale e inizia a co-creare con gli dei. Co-creare con gli dei significa iniziare a fermare i venti del karma che si ripercuotono, fin quando non ti svegli. Svegliarsi cosa vuol dire? Delegare il proprio potere egoico al Dio, allearsi col Dio e avere il potere spirituale, che poi è il potere su tutte le cose, ma non è più un potere gestito dalla mente razionale. Delegando il potere alla mente razionale, noi abbiamo sofferto di divisione e separazione e non di unità. Delegando il potere alla mente razionale abbiamo vissuto in una limitata percezione dell'essere, essendo schiavi e vittime di una prevedibilità, controllabilità e misurabilità che ha sempre impedito di riconoscere il vero e illimitato potere dell'anima umana. La guarigione è qualcosa che non avviene sul piano fisico, ma si verifica solo sul piano spirituale. Una volta sperimentato e integrato l'aspetto latente che il messaggio del sintomo portava, la guarigione si manifesta sul piano fisico con la scomparsa del sintomo. La malattia rende l'uomo sanabile. La malattia è il punto chiave, quello in cui è possibile trasformare lo stato di non salute in uno stato di salute. Perché questo possa accadere, l'uomo deve smettere di lottare, quindi smettere di voler avere il controllo, il potere sul sintomo, sul Dio, e deve imparare cosa ha da dirgli quel sintomo, quella malattia, a quel Dio, cioè affidandoti ad esso. La persona deve guardarsi dentro e entrare in comunicazione con i propri sintomi, cioè con gli dei, affinché possa averne il messaggio che c'è dietro. Continuo poi scrivendo questo. Deve essere pronta la persona a mettere in discussione tutto ciò che pensa di se stesso e ad integrare consapevolmente quello che il sintomo cerca di fargli capire a livello fisico. La guarigione è quindi sempre presupposto di una dilatazione di coscienza, dal momento in cui viene integrato in essa un aspetto che mancava. Possiamo dunque assurgere che lo scopo finale della malattia è farci guarire, come definirebbe Thorwald Jefferson nel suo libro Malattia e Destino. Quindi la malattia ha lo scopo di farci guarire e non morire, perché in tal caso essa perderebbe la sua precipua funzione educatrice. Cioè, se la malattia avesse lo scopo di farci morire, perderebbe la sua funzione educatrice, quindi ha lo scopo di farci espandere. La malattia ha lo scopo di rendere familiare alla persona una realtà non ancora accettata. Le malattie sono sempre portatrici di informazioni, non esistono malattie senza significato. Esse ci mostrano dove
Abbiamo abbandonato la nostra orbita, pongono un termine agli errori, ci costringono a porci delle domande. Guarire significa cogliere l'informazione contenuta nella malattia. Questo presuppone che una persona si ponga il problema del significato della malattia. E qui si rivela la pericolosità della medicina odierna che cerca di spiegare la malattia in se stessa in termini funzionali e blocca con false risposte gli interrogativi della persona circa il perché di tutto questo. L'approccio odierno della malattia spiega solo i processi funzionali, non il significato che c'è dietro. E questo è un'espressione della società attuale, del luogo comune, della mente razionale, no? Cioè è un'espressione di chi approccia alla vita e alla malattia e a tutto guardando solo un polo delle cose. E questa è una società che guarda solo il polo visibile, è iperrazionale e quindi è totalmente dirottata su un polo, escludendo completamente il polo che crea invece il visibile. Ogni ammalato sente dentro di sé che il suo stato patologico deve avere qualcosa a che fare con la sua personalità. Avverte qualcosa di simile a una colpa. Per lui la malattia è qualcosa di più di una semplice funzione sbagliata del corpo. Però questo stato d'animo viene dissolto dal medico, il quale assicura che la malattia non è altro che puntini puntini. Così la malattia perde sempre più la sua funzione di portatrice di informazioni, di compagna nel difficile cammino dell'evoluzione e viene bollata dalla medicina ufficiale come nemica da combattere con tutti i mezzi. Colpisce il fatto anche che in medicina si parli esclusivamente di lotta contro la malattia. Ecco, questa cosa della lotta contro la malattia è terribile, è terribile. La malattia ha lo scopo di farci guarire, noi dobbiamo allearci al maestro della malattia, allearci al Dio, non combattere la malattia. E questo è tutto un approccio di mente razionale della società in cui viviamo oggi. Un sistema che ci vuole prevedibili, misurabili e governabili, ci vuole sempre un po' malatucci, un po' vittime, un po' deleganti il potere all'esterno, a una qualsivoglia autorità esterna che non sei tu. E con questo tu non avrai mai forza, mai potere, mai vigore, mai intuizioni. Non sarai in uno stato di salute ottimale, che è quello che concerne l'allearsi con il Dio e non delegando all'esterno la responsabilità di quello che puoi avere tu, se solo tu lo puoi sapere, solo tu sai il Dio che ti è venuto a trovare. Cioè, quando ti allei al Dio, non deleghi all'esterno a qualcuno la responsabilità della tua guarigione, mi spiego. E questo poi il senso profondo. Non deleghi all'esterno a una mentalità razionale che non sa vedere il resto, a un approccio medico monco, spezzato del resto la responsabilità della guarigione animica tua. Certo, la situazione sta cambiando perché si stanno risvegliando sempre più persone, anche i medici illuminati, e quindi io sono molto ottimista rispetto a questo fatto, ecco. Sì, sono molto ottimista perché comunque trovo sempre di più medici risvegliati, persone illuminate che si illuminano, e quindi il senso qual è? Accompagnare il processo di guarigione della persona e non colpevolizzare la malattia, perché se tu mi vedi un nemico fuori, chi è che mi vede un nemico fuori? Solo la vittima vede un nemico fuori, solo colei che è in uno stato di vittima può vedere un nemico fuori. Non esiste alcun nemico fuori, è sempre la narrazione che ti fai delle cose che determina la tua vita e la qualità della tua vita, è sempre quello che ti racconti della tua vita che ne determina il risultato. Non c'è nessun nemico fuori. E questo il postulato del mago. Quindi continuo scrivendo. Di conseguenza non c'è da stupirsi se proprio i medici non capiscono nulla dello stato patologico in se stesso. Nessuno è in grado di capire un nemico e di imparare a conoscerlo veramente fin tanto che lotta contro di lui.
Finché la medicina non porrà fine a questa lotta, dovrà tollerare di non essere competente in fatto di malattia, in quanto, appunto, gliene manca la vera comprensione. Il primo passo più importante per l'ammalato consiste nel mettersi in armonia con la malattia, nel dirle di sì. Sì, sì, lo voglio. Se sparissero le malattie, finirebbe anche la possibilità per l'uomo di evolversi. Solo quando è ammalato l'uomo può essere guarito, senza malattia non c'è guarigione. Quindi quello che scrivevo nel 2019 non è molto diverso da quello che vi racconto oggi. Da questo momento in poi, dal 2019 in poi, la mia conoscenza si è espansa approcciando a una chiave immaginativa, a una chiave ancora più di ampio respiro, con l'approccio della mente trascendente, cioè che include tutto quello che accade come messaggio e simbolo dell'anima. Jung diceva che gli organi sono dei e quindi quando un organo si ammala c'è un Dio che è arrabbiato. Questo approccio immaginale è un approccio straordinario perché, come vi insegno sempre, tutto è mito, tutto è narrazione dell'anima. L'anima crea una narrazione straordinaria per ritrovare amore, cioè per ritrovare l'unità, la trascendenza. Ci ammaliamo perché, come vi stavo descrivendo prima, abbiamo paura, neghiamo la nostra naturale propensione. Nasciamo già con questi condizionamenti. Quando siamo bambini non ce li abbiamo ancora, poi la società, il sistema, la religione, la famiglia, la scuola ci educastra alla nostra vera natura. E quindi abbiamo paura di far venire fuori questi istinti, la natura selvaggia che è in noi, no? Il nostro archetipo, e siamo soggiogati a uno stereotipo precostituito dal sistema. Devi essere così, questo è il prototipo di bellezza, stereotipo, questo è il prototipo, lo stereotipo di una persona in gamba in questa società, così. Quindi tutto ciò che non è come ti viene propinato, se non sei come ti viene propinato, sei sbagliato oppure sei malato. Ecco, l'approccio immaginale, l'approccio sciamanico include tutto, è tutta un'altra storia. La nostra vita è un racconto. Quello che ti racconti, quello che ti narri, ha valore per te. E quello che ti narri, quello che ti racconti, determina non solo gli eventi della tua vita che accadranno, ma anche quelli che sono accaduti. Tu puoi cambiare anche il tuo passato cambiando la narrazione di quegli stessi eventi. Perché è tutto un'immagine, è tutto un sogno, come dicevano i buddisti, come diceva anche la filosofia tolteca, come diceva Hillman, tutto è un sogno, tutto è narrazione. La qualità della tua vita cambia rispetto a quello che ti racconti, che narri a te stessa o a te stesso. Tu puoi cambiare qualsiasi cosa della tua vita a patto che tu torni al tempo delle origini, cioè al tempo in cui quella cosa si è manifestata per la prima volta. Questo tempo delle origini è il dialogo con gli dei, va bene? Il tempo delle origini è il dialogo con gli dei, cioè con gli archetipi. Tutti i comportamenti umani, tutti gli eventi si sono formati nel mito, che è il tempo delle origini. Il mito non serve a descrivere una realtà data, ma il mito porta in essere la realtà. Prima che una cosa venga narrata, quella cosa non esiste. Nella nostra cultura iperrazionale, dove l'oggettività delle cose è imperante, il credere che le cose esistano di per sé, indipendentemente dalla tua capacità di narrarle, è una sensazione assolutamente ingannevole, non è vero, è quello che ti narri che crea le cose, non ci sono le cose di per sé. L'individuo è ipnotizzato da falsi dei, che sono gli dei della morale sociale, gli dei sociali. Gli dei naturali, invece, hanno come fine l'amore.
Invece le idee sociali, gli dei sociali, i falsi dei hanno come fine la misurabilità, la governabilità, ossia il potere. E noi siamo invischiati in questi dei sociali, falsi dei, che hanno come obiettivo il potere. Invece gli dei naturali, gli eidola, come li chiamava Platone, hanno come obiettivo l'amore, cioè il darsi. E finché tu non inizi un vero processo di risveglio, queste idee sociali ti ipnotizzano dall'interno. E siccome stiamo parlando di malattia, tra queste idee sociali che ti ipnotizzano dall'interno è vedere la malattia come un grande nemico. Perché, ripeto, se tu vedi un nemico fuori, allora tu sei prevedibile, misurabile, governabile, sei sempre schiacciato dalla tua incoscienza, delegando all'esterno la responsabilità della tua felicità o infelicità, e quindi questi sono i miti sociali. Invece i miti naturali, gli eidola, hanno come obiettivo l'amore, cioè il darti a quegli dei per farti avere quel potere. Invece i miti sociali non vogliono che tu hai il potere, non vogliono. L'idea dell'oggettività delle cose, cioè che le cose siano oggettive, è una delle più forti in assoluto che ipnotizzano l'uomo attuale. Ma le cose non esistono senza che qualcuno le narri, le racconti, perché le cose sono narrazione, non esiste nessuna realtà oggettiva. Un grande mistico, Milarepa, diceva ai suoi discepoli prima di morire: camminate sempre sul fermo suolo della non oggettività delle cose. E questo ce lo spiega anche la fisica quantistica, no? E ci parla di vuoto, descrivendoci un universo che fondamentalmente è vuoto. E quindi il concetto di vuoto è un concetto fisico e poi il concetto di vacuità è un concetto filosofico. Però di fatto sono la stessa cosa. La realtà è vuota, l'esistenza è vuota, non c'è niente di oggettivo, niente che possa esistere senza qualcuno che lo osserva, senza una coscienza, un'anima che lo guarda. E come dice la fisica quantistica, è l'osservatore, ossia la coscienza che guarda, che ne determina il risultato, ossia che determina quello che poi si vede. La realtà è vuota, esiste quando tu guardi, l'osservatore lo descrive, lo narra. Per esempio adesso fuori dalla mia finestra c'è il mare e c'è anche un albero. Io la descrivo, la narro, ma nel momento in cui non ci sono più io che lo narro, che lo osservo, che lo descrivo, allora quello che vi sto dicendo adesso non esiste più. Ecco, il tempo delle origini è il tempo della narrazione originale, cioè la prima volta in cui questa narrazione, cioè con questo mare, con queste onde, con le rocce, con questo pino che ho di fronte, la prima volta in cui tutto ciò è stato narrato. Prima non esisteva qualcosa come il mare, non esisteva qualcosa come un albero. Per esempio la quercia nasce con la narrazione della quercia. Quando la grande madre crea la quercia nasce come la narrazione della grande madre e i suoi figli. Quindi il mito porta in essere la realtà, ognuno porta in essere il suo mondo, sulla base di quella che è la sua tradizione mitologica. E come vi ho già detto, James Hillman diceva che ognuno di noi mette sulla propria scena di vita un mito, cioè una narrazione mitologica, e si riscatta, cioè si libera quando vede il mito che sta mettendo in scena, cioè si libera quando vede il racconto dell'origine di quella determinata cosa, di quel particolare suo evento che sta mettendo in scena, mi spiego? E noi abbiamo qui una tradizione mitologica greco-egiziana e per noi è più facile passare a una mente trascendente, cioè traghettarci da una mente all'altra, quindi si dice anche in gergo sciamanico sciamanizzare con il mito greco. Cioè quando parliamo dei racconti del mito greco noi ci immedesimiamo subito. Per esempio gli sciamani siberiani hanno altri miti. Però tutti gli sciamani, per traghettarti da una mente razionale a una mente trascendente, cioè per farti ritrovare il paradiso delle origini,
la terra delle origini dove tutto è nato per cambiare le cose, usano il mito. Cioè ogni sciamano, ogni tradizione non può prescindere dal mito, perché solo la narrazione mitologica ha questo potere di trasportarti all'origine delle cose. Allora, per risolvere qualcosa devi ritrovare quella cosa quando è nata per la prima volta. E quando tu dialoghi con il Dio, con l'archetipo, tu entri in risonanza con quelle prime volte degli eventi. Quando dialoghi con il Dio, ti affidi al Dio, entri in risonanza con quelle idee. Quindi dialogare con il Dio, con l'archetipo, che è l'esperienza originaria di quella cosa, questo è possibile solo attraverso il linguaggio del mito. Quando vi dico affidatevi al dio Ares, o quando vi racconto la storia di Perseo, o quando vi racconto la storia di Medusa, o quando vi racconto altre storie mitologiche, quando parlate con gli dei, voi accedete al tempo delle origini. Ricordiamo una cosa, tu scegli di vedere quello che è la Matrix, quello che l'ipnosi sociale vuole che tu veda. E quelle sono tutte credenze inconsce che la Matrix ti mette all'interno. Stiamo parlando di malattia, per esempio il corpo umano, quello che le tue credenze scelgono di farti vedere del corpo umano, le tue credenze che sono all'interno dell'ipnosi sociale, della mappa mentale, sono degli organi che pesano, sono delle cose oggettive, ma l'essere umano non è quello. Cioè, il cuore, il fegato, i polmoni, quello non è il vero corpo, non è la vera materia, ma è il corpo e la materia così come sono nella mappa mentale della realtà, perché la mente domina i sensi. Sentire, vedere, odorare, gustare sono operazioni mentali. Con un altro tipo di mente trascendente, invece, quella a cui stiamo andando, il corpo, i suoi organi, come diceva Jung, sono dei. Tu vedendo gli organi come dei, inizi a cambiare proprio l'approccio. Il cervello è possibilità di conoscere, il cuore è possibilità di amare, il pancreas possibilità di viaggiare tra i mondi, lo stomaco la possibilità di sentire le emozioni. Sono possibilità, sono dei. E come stanno messe queste possibilità? Sono colpite da mancanza di consapevolezza e quindi sono situazioni deficitarie? Cioè è tutto come ti narri la cosa che ne determina il risultato. Quindi alla fine, che cosa sia la vera materia, il vero corpo, che cosa sia l'uomo delle origini, tutto questo noi possiamo conoscerlo solo uscendo dalla mente, a mezzo di un'altra mente, cioè di una mente trascendente. Cioè quello che è la vera materia, per esempio, in uno stato trascendente di meditazione, a occhi chiusi, tu lo puoi vedere, quando tu vedi, no, immagini una sagoma, scintille di luce, il corpo è luce. Se andiamo in un altro tipo di medicina, tipo la medicina tradizionale cinese, non vede organi, vede meridiani, linee. Cioè quello che è la nostra matrix culturale, il sistema culturale in cui siamo e quindi di cui abbiamo quella mappa mentale ti fa vedere, tu vedi, ma cosa sia veramente un corpo umano tu non lo sai, lo puoi vedere soltanto accedendo a un altro tipo di mente. Per accedere a un altro tipo di mente devi uscire da questa, dalla mente razionale, cioè uscire dall'io e andare al tempo delle origini. Andare al tempo delle origini significa universalizzare l'esperienza che stai vivendo, non sentirti più vittima e solo che stai vivendo quell'esperienza, ma capire che quell'esperienza fa parte dell'anima del mondo, che l'hanno vissuto già persone prima di te, per esempio facendo la regressione alle vite passate, anche tu stessa in altre vite puoi vedere di averle vissute, oppure i tuoi avi, i tuoi antenati. Questi strumenti di regressione
o degli avi, degli antenati, sono tutti strumenti che ti servono per farti uscire dall'io, dalla mente razionale e farti universalizzare l'esperienza. Cosa vuol dire universalizzare l'esperienza? Uscire dal tuo io entrando in una dimensione mitologica. Quindi ci sono diverse porte per uscire dall'io e andare al tempo delle origini, a seconda delle proprie esigenze in un determinato momento. Puoi usare gli avi, gli antenati, le vite passate, la meditazione, i mandala. Ecco, questo viaggio, trasposizione dall'io, cioè dalla mente razionale alla mente trascendente o manas superiore, è proprio il viaggio sciamanico. E nel tempo delle origini, dove noi siamo narratori, è nel tempo delle origini che noi siamo co-creatori dell'evento, parlando con gli dei, con gli archetipi. E quindi cessiamo di essere vittime. Ed è lì che puoi cambiare la storia. Quindi nella nostra tradizione occidentale abbiamo il mito greco al quale ci si rifà per fare questo spostamento della coscienza da una realtà mentale duale a una coscienza trascendente, a una mente trascendente. Quindi il mito, come ci insegnano questi grandissimi maestri autori, è ciò che ci aiuta a cambiare le cose. Quindi la qualità della tua vita cambia rispetto a quello che ti narri del tuo presente, del tuo futuro e del tuo passato. Per cambiare le cose devi tornare al tempo delle origini, in cui tutte le cose sono state create. Come ci arrivi in questo tempo delle origini? Con il mito. È il lavoro proprio che fa lo sciamano, partendo dai miti opera il suo traghettamento delle anime, della coscienza, da uno stato di mentale duale a uno stato di mente creativa o mente trascendente, dell'uomo trascendente. Allora, James Hillman diceva che ognuno di noi mette sulla scena della vita un mito, cioè un racconto, una narrazione, un determinato archetipo, e si riscatta, cioè si libera, quando vede il mito che sta mettendo sulla scena della vita vivendo, cioè quando inizi a dialogare con gli dei tu ti traghetti nel tempo delle origini. Gli dei sono gli archetipi, è la stessa cosa, cioè modelli originari di riferimento. Quindi quando questo è un sistema che ha perso il contatto con la divinità, perso i rituali, perso il contatto con gli dei e ne ha profondamente paura, perché come vi stavo dicendo all'inizio di questo podcast, ha perso il contatto con l'invisibile, cosa che le tribù, gli uomini primitivi erano in stretto contatto. L'aver voluto addomesticare la nostra natura selvaggia ha portato a tutti i problemi del nostro tempo. Addomesticare la natura selvaggia significa far prevalere la mente razionale. Invece, per far venire fuori la natura selvaggia, il vero archetipo, dobbiamo utilizzare una mente creativa, una mente poetica. Hillman diceva che la nostra anima ha una struttura poetica e quindi tu parli con l'anima, cioè parli con gli dei, se usi la poesia, il mito, il racconto poetico. E quindi utilizzando la favola, i bambini per esempio sono espertissimi in questo. La favola da una mente razionale viene screditata, e per i bambini, qua ci stiamo rieducando ad essere bambini infatti. Ma la favola, il racconto, il mito, la poesia è ciò che ci traghetta alla mente creativa, alla trascendenza, alla mente trascendente, al manas superiore. Quindi per comprendere la causa di ogni malattia, adesso vi racconterò una favola, un mito, una storia. La storia del mito greco, come dicevo poc'anzi, è quella che ci appartiene di più come tradizione culturale occidentale. Vi racconto adesso la storia di Minosse. Minosse era il re di Creta e quindi impersonifica la mente razionale.
colui che voleva il potere e il controllo. A un certo punto Minosse voleva il potere. Perché voleva il potere Minosse? Minosse era il figlio di Zeus ed Europa, quindi non era ben visto dai suoi cittadini, è come se lo considerassero un re illegittimo e quindi voleva attestare il suo potere. Cosa fa Minosse? Chiede al dio del mare Poseidone un toro come regalo che attestasse il suo potere. Quindi il dio Poseidone doveva dargli un toro affinché tutti i cittadini sapessero che lui aveva il potere, era stato graziato dagli dei. E quindi voleva un toro come regalo in segno dell'approvazione del suo regno da parte di tutti gli dei dell'Olimpo. Allora che succede? Allora chiede a Poseidone: io voglio il potere. Voglio che tu mi dia in dono questo toro affinché possa legittimare il mio regno. Voglio il potere, voglio il controllo. Allora Poseidone, dio del mare, che rappresenta tutte le forze della natura, no? E gli dice: guarda, io te lo posso far provare questo potere, però non è una cosa che poi ti puoi tenere, questo potere qua. Me lo dovrai restituire attraverso un sacrificio rituale. Cioè Minosse avrebbe dovuto poi sacrificare il toro, uccidere il toro. Questo toro era di una bellezza straordinaria, questo toro bianco. E Minosse dice: ok, va bene, accetto il patto. Quindi Minosse ha fatto un patto con gli dei e con la natura. Però questo toro era talmente bello, è talmente grande, talmente forte, che Minosse però non vuole sacrificarlo, ma decide Minosse di usare il suo toro per le sue mandrie. Decide di farne un bue delle proprie mandrie. Quindi Minosse non ha rispettato il patto con la natura, con gli dei. Si è rifiutato di restituirlo a mezzo di un sacrificio, non ha voluto ucciderlo, ma ne ha fatto un bue delle proprie mandrie. Ed è proprio su questo evento che si basa poi la nostra psiche e tutto il nostro vissuto odierno, ossia il tradimento del patto con la natura e il tentativo di addomesticamento della selvatichezza. Quindi potete immaginare, da questo momento in poi i guai per l'umanità non avranno fine. Questa è l'origine del mito. Siamo nella terra delle origini, dove tutto è iniziato. E vi sto traghettando attraverso il mito, la favola. Che succede quindi? Dato che Minosse non restituisce il toro bianco, cioè non lo dà in sacrificio, Poseidone si arrabbia e tutti gli dei si arrabbiano. E come diceva Jung, gli organi sono gli dei, e quindi si capisce che gli dei adirati significa malattie. Quindi, dopo questa storia, l'essere umano continua oggi a volere il potere ed è disposto a soffrire, persino a morire, ma non restituisce il potere, non restituisce il controllo. È una lotta persa in partenza per l'uomo, perché è una lotta con gli dei e con gli dei non puoi vincere. Ecco, cos'è quindi la malattia? La malattia è il momento in cui gli dei gridano più forte, gridano, devi restituire il potere, devi restituire il controllo, devi restituire il toro bianco. Devi sacrificare il toro bianco, cioè devi restituire il potere, il controllo agli dei, alla natura. E se non l'hai fatto durante il corso della tua vita, che cosa fanno gli dei? Chiamano e gridano più forte, e quindi la malattia si fa sempre più forte. Quindi la malattia è proprio
il forte momento della chiamata. E in questa chiamata ciascuno di noi deve sapere che deve passare attraverso un rito. Minosse doveva ridare il toro bianco con un rito sacrificale. Quando noi abbiamo una malattia, una patologia, un sintomo, la trasformazione avviene attraverso un rito. Questo rito è la cura che dobbiamo fare per restituire il toro bianco. Questo rito ha sempre una dimensione collettiva, cioè che cosa voglio dire? Nasce dall'inconscio collettivo. Per avere efficacia deve rispettare la tradizione immaginale collettiva nella quale la persona si colloca. Per esempio, se la malattia ce l'ha una persona di una tribù dell'Amazzonia o di quelle tradizioni dell'America Latina, avrà un altro rito di cura. Se è una persona della nostra tradizione culturale occidentale, non sarà lo stesso. Mi spiego, che per una persona che vive in una tribù dell'Amazzonia. Cioè ogni persona collocata in un sistema culturale avrà un rito diverso. Nella nostra tradizione culturale una persona dovrà passare attraverso un rito che ha determinate caratteristiche, che noi qua in Occidente chiamiamo terapia. Ecco, la terapia la chiamiamo in Occidente. Ma alla fine, in questo rito, il momento vero e autentico della guarigione non è il momento dell'assunzione della medicina o della chirurgia, anche se questi momenti sono indispensabili in quanto rito, ma il momento autentico della guarigione è il momento della restituzione agli dei del toro bianco. Cos'è questa restituzione? È la restituzione della volontà di controllo e di potere. Cioè il momento vero della guarigione all'interno di quel grande rito che è la cura è quando il malato compie la resa e dice mi affido ciò che tu vuoi, anima, natura, Dio, ciò che tu vuoi, non ciò che io voglio, ma ciò che tu vuoi. Ecco, in questo momento l'uomo restituisce il potere alla natura, ristabilisce un equilibrio primevo, un ordine universale, e questo non riguarda solo la salute. Qui parliamo di salvezza, che è qualcosa di molto più vasto, di cui la salute è solo una parte. E qui ci rifacciamo anche all'asportazione di un organo, no? Quando parliamo anche di chirurgia, quando parliamo dell'asportazione di un organo, parliamo di un cancro, parliamo di... Ecco, l'asportazione è proprio il grande rito del sacrificio e la restituzione del toro bianco. È proprio l'offerta. In tutte le tradizioni sciamaniche, in tutte le tradizioni antiche, il rito dell'offerta era fondamentale per propiziare qualcosa che si chiedeva. L'offerta alla natura, l'offerta agli antenati, l'offerta agli avi. Sapete, prima nessuno andava in battaglia o doveva compiere un qualcosa senza offrire qualcosa alla natura, offrire agli antenati e agli avi. Tutte le tradizioni anche più antiche di tutti i tempi hanno il ruolo fondamentale dell'offerta. Sono tutti riti che noi abbiamo perso, cioè ci hanno educastrato a non
sentire più gli dei e a non vivere in contatto con loro. Ma le tradizioni antiche dei grandi popoli antichi avevano sempre il ruolo dell'offerta, del sacrificio, di questa restituzione, questo darsi alla natura, alle forze naturali, per avere il favore degli dei, per avere il supporto degli dei. Cosa che questa società ha completamente perso, ha perso la favola, ha perso il sogno e noi siamo in un sogno. E come vi dico sempre, è la consapevolezza che rende l'uomo libero. Libero da cosa? Dall'educastrazione, dalle gabbie mentali, dall'aver delegato il proprio potere a una mente razionale che limita la capacità di percezione delle infinite possibilità dell'anima. Ecco, come vi dicevo già a suo tempo, quello che stiamo creando è un futuro antico, ossia il più vicino possibile a quel paradiso delle origini, laddove possiamo co-creare finalmente con gli dei e sentirci veramente nella natura vera dell'uomo, che è immagine e somiglianza di Dio. Perché questo è proprio l'uomo trascendente, trascendendo la dualità, trascendendo la mente razionale, noi ci avviciniamo sempre di più a quello che è l'uomo. Quello che voglio dirvi è che non importa come ti curi o cosa sceglierai per curarti, ma la consapevolezza di quello che farai. Tu hai un grande potere, ci è stato dato questo grande potere che è quello del libero arbitrio, ossia tu puoi scegliere in qualsiasi momento come approcciarti a quello che la tua anima ha preparato per te. Dal tuo approccio cambierà tutto, inizierai a co-creare con gli dei se scegli l'approccio della restituzione del tuo potere, alleandoti con gli dei, se scegli quindi di dialogare con gli dei, oppure se scegliamo di rimanere vittime dell'evento, delle circostanze, continueremo a perpetuare le stesse dinamiche e le stesse limitazioni del nostro vero potere spirituale e quindi a ripetere i venti del karma. Come vi ho raccontato nel podcast Magia Pratica 4, mi sono sempre ostinata da quando ho iniziato gli studi in naturopatia, perché cercavo di guarire da tutte le mie patologie, sintomatologie, e quindi ho passato tanti anni a odiare la medicina ufficiale, fino a quando mi sono ritrovata con un'otite furibonda, dolori allucinanti, in cui per 3 giorni ho scelto di non fare nulla, ma ascoltare gli dei, sentire il Dio, di aiutarmi a vedere quello che ancora non stavo vedendo, di aiutarmi ad avere l'intuizione giusta. E il 3° giorno, come dicono anche le scritture, resuscitato, andai subito in ospedale e mi diedero cortisone antibiotico. E io ho preso cortisone antibiotico dopo 10 anni che non prendevo medicine tradizionali come un rito. E la cura, secondo il mio modello culturale, era quella. In quel momento io dovevo restituire il toro bianco, cioè la mia volontà di potere e di controllo che io con la medicina naturale sarei comunque riuscita a guarire. No. Dovevo restituire proprio il potere, non avevo nessun controllo, non potevo avere controllo più, non dovevo avere il potere su quella cosa. Allora mi sono appellata al Dio, al maestro della malattia, dell'otite, e ho chiesto di aiutarmi a vedere quello che ancora non stavo riuscendo a vedere. E il 3° giorno, intuizione, ospedale. In quel momento io stavo imparando tante cose. Prima di tutto l'ostinazione, la resistenza in un solo polo, da un solo polo. E quindi l'inclusione, ossia non importa come approccio, con quale medicina approccio, l'importante
è la consapevolezza del rito. Quello che tu vuoi, mi do, non quello che io voglio. Io mi affido a te. E da questa esperienza ho smussato le mie resistenze, la mia ostinazione, il mio volermi curare con altre cure. E ciò non vuol dire che esiste una cura giusta e una cura sbagliata. È la consapevolezza con la quale ti approcci che cambia il risultato. Io non mi stavo affidando a una medicina piuttosto che a un'altra. Io mi stavo affidando al Dio, che ti conduce verso la direzione trascendente, al di sopra del giudizio, quella medicina è giusta, quella medicina è sbagliata. Mi stavo affidando al Dio, che è un'altra cosa. E io dovevo chiudere un cerchio. Come vi ho raccontato nel video Magia Pratica 4, da piccola sono sempre stata curata con cortisone antibiotici. Poi la mia ribellione, 10 anni senza medicine tradizionali e poi, come dice Nietzsche, anche l'eterno ritorno dell'uguale. Ritorno per farti prima di tutto abbattere il giudizio negativo su una cosa, su una polarità, cioè sulla medicina tradizionale. E poi per farti arrendere al Dio. Quindi non importa come ti curi, ma la consapevolezza che hai nel fare le cose. Quindi l'approccio alla malattia, qualsiasi malattia, patologia, sintomo, è la consapevolezza della restituzione del toro bianco, restituzione del potere, ed è la consapevolezza che dona la salvezza. Quindi, ragazze mie e ragazzi, dopo questo ulteriore booster, io per oggi concludo qui. Vi abbraccio profondamente con l'augurio che tutte e tutti possiate veramente trascendere questa dualità ed essere lì, nel paradiso delle origini, dove ci stiamo aspettando tutti. Detto questo, vi abbraccio profondamente, noi ci sentiamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei vi benedicano. Mua!